Abbiamo iniziato per Lela. Ciao Elena. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, vedo Leila chiusa dentro a una teca di vetro che continua a sbattere i pugni sul vetro per uscire perché dice io... Fuori c'è tipo questo... è come è un grosso mostro, un animale che ha tipo un guscio, una specie di tartaruga ma con gli artigli, no? Nero, che è appoggiato al vetro della teca. Okay? E lei continua a sbattere i pugni e dice perché io voglio farti vedere, voglio dimostrarti cosa sento. Fammi uscire perché io devo dire cosa sento. Ti dà l'autorizzazione? Sì. Come? Mi dice diglielo anche tu che voglio dire quello che sento. A chi? Vuole una mano, da me vuole una mano da noi. Per uscire da lì e poter dire quello che lei sente. Te lo dice così? Sì. Beh, te lo dica in un modo più creativo, più indipendente. Te lo dica con un'immagine. Il tappeto volante con cui io vado dove sto bene. Con un colore. Verde smeraldo. Con una canzone. Grazie dei fiori. Va bene, vibrazione di Lela. 3 miliardi e mezzo. Consapevolezza. 138. Anima. 35. Vite precedenti. 1345. Cervello. 8.7. Suscettibilità ipnotica. 41. Direi valori non così entusiasmanti, considerando che Lela ha già fatto una sessione e non più di 2 mesi fa. Vibrazione bassa, consapevolezza bassa. La vibrazione, ok, sta male, adesso vediamo perché, la consapevolezza non dovrebbe essere così bassa. Sì, mi viene da dirti che è come se lei dentro questa teca non riesce a mettere insieme i puntini. Quindi rimane bloccata in un loop e non riesce, mi viene da dire a ragionare, ma non ragionare, non riesce a cogliere gli indizi che la sua PS gli manda, a cogliere le strade che la sua PS gli fa vedere, no? E quindi è in questo loop. Sì. E ne è arrivata proprio il fatto che è come se lui si fosse accorto che lei potrebbe volare via e la tiene incastrata in questo loop per non farla ragionare e far sì che lei cambi strada da sola.
Ok. Ehm, Vabbè, vediamo le eteriche subito. Beh, c'è questo mostro tartaruga che davanti alla teca, che la tiene nella teca e controlla che lei stia nella teca. Ehm, allora, è il secondo universo ed è la sofferenza, quindi proprio la sofferenza. Mm, tenere Lela nella sofferenza, lo scopo. Ehm, Poi ci sono due uomini del tempo. Allora, uno è legato all'altra donna e uno è legato all'uomo che lei ama. Mhm. Quindi a lui e all'altra. Sì, sì. E poi c'è questo umanoide, fa vedere che lui ha i muscoli grossi, no? Quindi le cosce, no? Si vedono proprio i muscoli delineati anche sul petto, sull'addome, sulle braccia, no? Per dire io sono forte e quindi controllo tutto. Mm? Mhm. E è seduto su questa sedia con i braccioli d'oro, no, si fa vedere macio. Mm? Ed è Di quello che che DNA? felinoide mi viene da dirti. Mm. È quello che? È quello che, principalmente crea in Lela l'idea che lei da lì non riesce a uscire, da lì non riesce a muoversi dalla situazione in cui si trova, no? Quasi come se eh, lui è forte e quindi fa sì che lei stia con la testa bassa, ecco. Poi? Allora, ci sono due mentali. Una è Catena dell'amore ed è di livello 5, 6, 6 adesso, a volte un po' meno, ma adesso in questo momento 6. E, ed è quell'entità mentale che le fa pensare sempre a lui. Mm? Mm. E l'altra entità mentale è di livello 4 che si chiama ehm, mm, tavola instabile, mi viene a dire. Mm, è come se fosse una tavola di legno con in mezzo un perno dove Lela è su in piedi, ok? E tutte le volte che fa un passo la Mhm. destabilizza. Mm? Ed è quell'entità mentale che le fa credere di non poter fare diversamente perché non sa cosa fare. Vedo una cosa particolare, è come se queste due entità mentali avessero trovato un aggancio perfetto, ok? Come se fosse il disegno del yin e yang, mm? Mhm. E quindi si incastrano perfettamente e continuano a girare assieme. Una è nera e una bianca. Sì, una non è bianca, è grigia, però l'altra è nera, sì. Nome del progetto. Annullamento emotivo, Della PS. briciole, Della PE. frullatore. Bene. Cinema. Lui e l'altra. E il compagno di Lela. Quindi lui, Mhm. l'altra
è il compagno. Allora, lui lo vedo proprio in balia di questa situazione, quindi a livello sentimentale, emotivo, vuole Lela, mm, ma non riesce a spostarsi, non riesce a muoversi da lì perché è come se a livello eterico l'altra mm, lo tiene sottomesso, no? Infatti lei si presenta con una frusta in mano diretta verso di lui. E lui quasi immobile, che quasi parla verso Lela, quasi bisbigliando per non farsi accorgere da lei. Compagno? Il Lela? il compagno si è messo in ginocchio piangendo, pregandola di non andare avanti Con lui. per la sua strada. Più che altro ha paura di essere lasciato solo. Domanda delle domande. È la fiamma ancora? Sì. Livello? Livello proprio è 1. Lei sarebbe in grado di portare l'immagine che ho è che lei sarebbe in grado di elevarsi e insegnare a lui come aumentare anche lui, no? La sua consapevolezza, ma nella debolezza in cui è ora lui, la sta tenendo giù e quasi trascinando giù. È molto spaventato in questo momento, direi proprio spaventato, quasi con gli occhi. Ok, se Lela è a 138 di consapevolezza, quanto è l'uomo, quest'uomo? In questo momento 98. E all'epoca dell'altra sessione? 127. Quindi l'ospedale gli ha abbassato la consapevolezza? Mm, mm. Bene. In ospedale ha fatto la quarta dose del Cinimerd? Allora, secondo me gliel'hanno fatta insieme all'antinfluenzale, A quello tradimento? che Ah, vedo. possibile. Sì. Ma ormai nazi proprio. Gli hanno fatto sì, senza fare le terapie che gli dicono di fare, Li firma e via. sì, quasi neanche. Ok, fuori l'anima di lui. E la mettiamo accanto all'anima di Lela. Come le vedi? Ehm, Le vedo molto attratte una dall'altra. Ehm, Però, come posso dire? Mostrano la sofferenza delle due persone in cui sono. Quindi loro non so come dire, non vedo le anime sofferenti, ma come se proiettassero la sofferenza di lui e di lei, ok? E quindi si mostrano una all'altra la sofferenza delle persone in cui sono, nei corpi in cui sono, no? Mhm.
E, è come se si scambiassero, è come se si dessero le consegne, mi viene da dire, cioè come se si scambiassero il punto in cui sono, no? Quindi l'anima di lei dice all'anima di lui, ehm, mh, non riesce a percepire gli spunti che gli do per togliersi da tutta la situazione della sua vita. Mm? E l'anima di lui dice all'anima di lei, non riesco a fargli vedere che può essere più forte di quello che è, anche se è in quella situazione. Mm? L'anima di lui? A Sì, lei? Quale a lei, situazione? lui, in Quale? ospedale, qui è in ospedale con quella donna, è legato a quella donna. Cioè, quello che mi fa vedere l'anima di lui è che lui crede di essere più debole di quello che è, no? Quindi a volte, molto spesso, si rassegna e si lascia trascinare a fare le cose che gli vengono chieste di fare, anche se lui vorrebbe fare diversamente. Si sono già incontrati in altre vite? Allora, mi fanno vedere questa vita qua, dove erano boh, non so come si chiamano, comunque lavoravano su questo letto di questo fiume a Londra, direi il Tamigi, Mhm. dove stavano facendo una parte di fondo e di ehm, coste del fiume, come si dice, non mi viene, gli argini, Mhm. ok, con queste enormi rocce. Quindi avevano queste zattere dove c'erano queste rocce e loro erano lì che lavoravano su questi argini con queste rocce. Mm. Erano colleghi. Un'altra? Un'altra, allora, lei era il padre e lui era il figlio e il padre era un alchimista che lavorava con le piante. Vivevano proprio in mezzo al bosco e lavorava con le piante. Vedo che insegnava al figlio come fare dell'alchimia con le piante e faceva proprio vedere, ecco, questa cosa particolare, questa pozione, boh, chiamiamola così, dove con i vapori di questa pozione poteva creare una bolla energetica di sicurezza. Mm. Ehm, Protezione. come? Protezione. Sì, esatto, quindi poteva Chi essere messa intorno alle persone. insegna e chi è l'alunno? Il studente? Lei era il padre Maestro. che insegnava, Maestro. sì, maestro. Mm. Ok, causa esoterica dell'essersi incontrati in questa vita come fiamme. Ehm, mi dicono comprendere cos'è l'amore della fiamma. Bene, Elena, cos'è l'amore della fiamma? Quale aspetto? È un po' lunga, è un po' complessa la storia, ci sono vari aspetti, nel senso c'è la parte animica che riverberi con l'anima dell'altra persona, quasi come se fosse un'estensione della tua. Mm, ecco, forse così l'ho espresso abbastanza bene. Quindi come se l'anima fosse una bolla e senti l'anima dell'altra persona quasi come se fosse una bolla sulla tua bolla. Mm? Mhm. Quindi una parte della tua che si espande.
E a livello proprio, diciamo, nella Matrix senti a distanza la fiamma, lo senti, lo percepisci quando c'è un'agitazione, quando è in ansia, quando sta bene, quando c'è a distanza. E a livello pratico, proprio della vita di tutti i giorni, non è semplice per niente, perché è proprio come se fosse, ecco, in questo momento mi è arrivata proprio l'espressione giusta, quasi come se tu dovessi confrontarti con te, no? Quindi anche se l'altra persona è diversa, però è quasi come se tu ti mettessi in discussione tutte le volte. Certo. E quindi questo è... Cosa deve capire Lela di se stessa in questa vita? Deve capire che lei può tutto, lei può creare tutto e che quello che gli sembra una difficoltà, ok, è, mi viene da dire, la via verso cui andare per liberarsi, nel senso, per esempio, lei è confusa perché non sa come cambiare vita, no? Cambiare casa oppure lasciare il compagno, ok? Non sa come farlo, è confusa. Seguire, mettere l'energia proprio in quella direzione, cioè nel cercare la soluzione per lasciare il compagno o cambiare casa, è proprio la via dove lei potrà trovare se stessa. Quindi dove a un certo punto non ci sarà più confusione, ma dove arriverà la forza per farlo. Cioè, E l'altro cosa deve imparare? E l'altro, come dicevo prima, un po' anche lui, è molto simile la cosa. Pensa di non essere in grado di essere debole e di non poter scegliere per sé da solo in questo momento o per la sua vita. In realtà lo può fare, ha la forza, è forte e può creare quello che vuole. Lo vedo... Allora, sono molto simili anche l'immagine in eterico. Lui lo vedo invece che in una teca di vetro, lo vedo in una sfera, no? Che cerca di cioè vorrebbe spingersi verso l'esterno, invece si sente tenuto chiuso. E quindi è molto simile a quello che sente Lela. Proprio tutte e due devono trovare la forza per trovare il loro benessere, ma prima loro. Allora, se Lela non cambia qualcosa di concreto nella sua vita attuale, la situazione con la fiamma non si sbloccherà, sia che la fiamma sia lui, sia che la fiamma lei voglia che diventi qualcun altro. Finché non si muove da quella situazione non cambierà nulla. Perché? Perché tutto è energia? Perché tutto è energia, perché nella confusione, nel loop di confusione dove c'è ora, c'è tutto insieme, cioè nel meccanismo funziona tutto assieme. Quindi se lei sblocca un pezzo, ok, prima di tutto è come se riuscisse ad avere un'altra consapevolezza, perché è come se guardasse tutto dall'alto, no? E quindi è come se riuscisse a vedere anche più soluzioni. E seconda cosa, crea lo spazio vuoto per il nuovo, crea lo spazio vuoto per la sua felicità, che non è vuoto, ma è uno spazio libero dove ci può entrare qualcosa di nuovo, perché ora in questo loop non c'è più spazio per il resto, è trascinata
usare le sue energie per sopravvivere e arrivare a sera. Ecco, questo è quello che vedo. E lei annuisce. Mm. Bene, vediamo se magari la fiamma è duplice. È fiamma l'altra donna di questo uomo? O anime gemelle? Anima gemella? Mm. No, lì mi sembra più una cosa di comfort, mi viene da dire, no? Più una relazione Comodo. di comodo per le cose futili, neanche per una cosa. Gli fa la Una, minestra. sì, una persona con cui stare, tra virgolette. Convivere. Sì, ma neanche troppo. Cioè, lui deve stare alle sue condizioni di lei, perché sennò lei non va più bene. E un po' quando mi viene da, cioè, quello che vedo è un po' quando voglio io, come voglio io. Lui Sì, o lei? cioè, per lei lui è questo. Ok. Mm. Va bene, Leila ha dei dubbi Mhm. circa questa fiamma. Quali sono le strade possibili? Vediamo quante ce ne sono. Una, due, tre, quattro, posto che ce ne sono infinite, ma le più solcate quali sono? E quante sono? Allora, me ne vengono tre. Una è quella di rimanere in questo loop con i pensieri ossessivi di cosa fa lui, come sta lui, i pensieri che ha, come, e come andare contro questi mulini a vento. Poi c'è la seconda che si dirama in due, e queste sono le altre due. Quindi lei che eh, mh, non più nella confusione fa dei passi per andare verso il suo benessere, quindi o cambiare casa, adesso non mi ricordo se la casa era sua, comunque o cambiare casa o comunque lasciare il compagno, mandare via il compagno e comunque lasciarlo anche se cambia casa. E a quel punto lì, quando lei sarà libera, ci sono queste due Lela, una che sceglie sempre lui come fiamma, ok? E l'altra Lela che dice, ok, da questo punto di vista tu non sei più la mia fiamma, vado altrove. E la cambia. E la cambia, sì. Vedo proprio che nel momento in cui lei fa il passo di cambiare abitudini nella sua vita, quindi togliersi da questo loop della routine, ok? Mm, viene sbalzata fuori da questo disco grigio pesante e lei può vedere tutto dall'alto. E dall'alto lei può scegliere la strada che la fa stare meglio. Spieghiamo questa cosa, spieghiamo il detto, chiudi una porta e si apre un portone. Mm, Spieghiamo il concetto tutto è energia. Molto probabilmente molti che ascoltano questo video l'avranno vissuto in vita loro, no? A me è capitato tante volte, con soprattutto gruppi di amici. Quando a un certo punto un gruppo di amici diventava tossico, diventava routine, diventava facciamo sempre le stesse cose, in qualche modo poi succedeva un fatto che apparentemente poteva sembrare spiacevole, ma che in realtà era una grande opportunità. Grande litigio con tutto il gruppo, no, con tutto il gruppo no, con magari una persona, grandi domande, grande delusione e in tempi molto brevi, almeno per quanto mi riguarda, si formavano subito, si chiudeva una porta e si apriva un portone. mm, Si formavano nuovi giri, nuove energie che altrimenti non sarebbero entrati. esatto. Incredibile, in Mm, questione di ore, non mm. giorni, ore. Ora poi vabbè, ognuno ha la sua consapevolezza, le sue decisioni. Io insomma molto quando la prendo una decisione la prendo e basta. Mm.
senza stare lì a rimuginare. È così. Quando si dice Sì. che tutto è energia, non è, ah sì, vabbè, no, non è, sì, No, vabbè, no, è proprio è così. proprio così, Mm, mm, mm. è tutto energia. Sì. Però le energie sono moglie ubriaca e botte piena? No, le energie sono No. una cosa o l'altra, perché le energie hanno un colore, una vibrazione, una frequenza, un'altezza, una non può essere compatibile con l'altra. È come Mm, mettere due canzoni diverse, una di rock duro e un lento d'amore, in riproduzione contemporaneamente. Non mm, ci stanno, diventa rumore e quindi si mm. annullano completamente tutte e due. Ok. Sì, sì, è proprio come se è l'immagine eterica della situazione di Lela, questo lo chiarisce molto perché la sua vita in questo momento è proprio come se fosse dentro un disco grigio scuro, ok? Dove lei gira lì dentro e tutta la sua energia viene tenuta schiacciata bassa dentro a questo disco. Ok, nel Guarda, momento in cui lei cambia qualcosa, proprio si espande e diventa bianca, si espande e va in alto proprio, ecco, no? Quindi l'energia, il senso è quello. Lela, fammi con le dita, dimmi con le dita la differenza d'età che avete. Tipo 31, 31. Con le dita, con le dita, con le dita. 26. Ok. Perché, Elena, è stata scelta da entrambi questa grande sfida, una differenza di età di 26 anni. E Lela non è una ragazzina, quindi questo signore ha la sua età. Mm. Però, insomma, se lui, posso dire quanti ne ha? Eh, 82 è già un signore. In spagnolo si direbbe señor mayor. Mm. Mhm. No, cioè non hai 20 anni, Lela, voglio dire, 20 anni e 46, un po' forte, ma ci sta. È un papà, alla fine. Allora, me lo riconduce a quella vita là dove erano padre e figlio, dove lei era il padre e lui il figlio, ok? Dove erano alchimisti, il padre alchimista che insegnava al figlio l'alchimia. Mi riconduce a quella vita lì. Mm? Quindi riviverla all'opposto, mm? Ma anche con il senso della fiamma, dell'amore, fiamma. C'è un po' questa sfida. È come se tra loro, come anime, hanno fatto questo patto che tutte le volte, che in tutte le vite, quando si incontrano, è lei che deve insegnare a lui, mi viene da dire. Mm? Quindi lei che è un po' più consapevole, che deve insegnare a lui come andare di più verso di lei, verso la sua consapevolezza, no? Perché anche in quella vita dove lavoravano sul Tamigi, erano colleghi sì, ma lui era arrivato da poco e lei invece lavorava lì già da tanto. Ok, facciamo un gioco, Elena. Da 0 a 10, Mhm. quanto sono vere queste affermazioni? 0 è falsa, 10 è completamente vera e poi ci sono delle sfumature di verità. Lui non si impegna con lei perché adesso è in ospedale. Zero. Lui non si impegna con lei perché ha quella che le fa le minestre. Buone. No, il senso della frase è zero. Ehm, beh, insomma, però ha Cioè, fatto non è che quell'altra. perché gli fa le minestre buone, lui ha paura di lei. È quello perché è zero. E lui sta con lei perché ha paura di lei? Sì, In che senso? Scusa.
Perché in eterico ho visto proprio che lei lo tiene a bada con la frusta. Ha paura che mollandola l'altra si, si Sì, tiri addosso le funeste sì. Mm, 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 mm. femminili. Lui non si butta con lei perché lei sta con un altro, vive con un altro, fa quello che fa nella propria casa con un altro. Poi non fa niente magari, ma chi lo sa. Anche questo è, sì, questo è un 6 di È valore. vero, 6. Mm. Quindi tra 0 e 0 e 6 abbiamo soltanto 6 come Sì, è semi-verità. lui che ha paura di lei anche, dell'altra un po'. Quanto è quello? 8. Però Quanto è è vero? proprio la loro sfida, no? Quanto è vero lui non sta con lei perché ci sono 26 anni di differenza? 0, Perché la sua vita è finita. 0. Ok. Direi che la sessione è tutta qui. Le Mhm. domande di Lucio. Sembra il gioco della carra nota satanista. E se fosse, facciamolo il gioco, e se questa coppia fosse una coppia di animali, cosa sarebbe? Mi sono arrivati i cervi. E se fosse un colore, una coppia di colori? Ehm, giallo e arancione. Se fosse un paese? Perù. Perché? Mi ha fatto vedere proprio le case tipiche peruviane e i loro colori anche, no? Con cui dipingono anche i copricapi, così mi ha fatto vedere Ok. proprio. Se fosse un tipo di canzone, quindi un lento, un rock and roll, un jazz, uno swing, musica latinoamericana, Eh, un ballo latinoamericano, mi è arrivata, come si chiama quello? Oddio. facciata, no? No, Salsa, sai quello che si balla con le gambe fuori? Ve lo faccio spiegare. Oddio. Boogie Boogie. Mm. boogie boogie. Se fosse un giorno dell'anno, Il primo giorno di primavera. beh, con le attuali condizioni andiamo al primo giorno di primavera di quest'anno. Siamo al 21 marzo. Mhm. Nell'ipotesi, eh? Mhm. Cosa vuoi sapere? Che Come... succede? Come li vedi? Allora, se entrambi, lui a livello eterico, diciamo a livello energetico, se riceve il messaggio di oggi e se lei si muove proprio nella sua vita da oggi al 21 marzo, io li vedo liberi dalla loro vecchia vita. Quindi lui lo vedo, mi fa proprio vedere questa immagine che se ne va, sta uscendo con le sue gambe da solo, ehm, mm, cioè forte anche fisicamente, ok? Dalla porta dell'ospedale. Mm? Mhm, E dentro l'ospedale lascia tutto, compreso quella che è la sua compagna di ora. Mm? mhm. Dentro l'ospedale. In realtà non è la compagna, è l'altra, Sì, l'altra. Mm. è quella del weekend. Sì, appunto, non so neanche come chiamarla. L'altra. Mm? E lei è come se, cioè, mi fa proprio vedere che la vedo in piedi su una scrivania che fa un salto e quindi manda tutta la sua, mi viene da dire vecchia casa col suo compagno attuale in basso e lei spicca il salto e abbraccia lui. Ma si devono muovere però.
Perché se stanno in trivio. questo loop vanno... Siamo in un trivio. Lei resta nel loop oppure lei si toglie... non possiamo sapere. Lei sta chiedendo quanto rimane in clinica. Allora, con le condizioni di oggi io direi ancora un mese, fino all'inizio di marzo. Con le condizioni di oggi però, quindi Ma dipende da lui? dipende da lui, sì. Cioè lui se volesse potrebbe andarsene, Sì, perché non se ne va. perché pensa di essere troppo debole, di Di non cioè, farcela. non fisicamente, non propriamente, ecco, no? Se Mm. pensa di essere debole per poter prendere le decisioni, sì. Mm. Ok, si è capito, ma c'è stato un forte calo di connessione. Lo Ok, ok. ridico? Ah. No, no, va bene, va bene. Mhm. Va bene. Che cosa vuole fare, Lela? Anzitutto togliamo tutto, mm? Mhm. Però con la consapevolezza che se non ci sono cambiamenti non cambia nulla, torna tutto. Mm. Cioè, le entità non sono brutte e cattive, le entità sono necessarie per fare un cambiamento, Mm. per fare un percorso, per imparare una cosa. Se le crea lei, Mm. la visione che hanno dato molti, che le entità ci hanno creato i nostri creatori, fottendoci, no. Ah Di no, fatto no. ce le siamo create noi, sì, ma anche no, perché di fatto ce le siamo create noi. Mm. È solo virtuale, è solo un gioco, è Mm. tutto finto. Se è tutto finto dovete fottervene, se ve ne fottete fate le azioni che dovete. Mm. Mm. Cluster. Allora, nel cluster c'è la sua vita tutta, ok? Prende una parte, la mette in un sacco, la avvolge bene e gliela dà al suo compagno e dice: Questa è roba tua, io non ne voglio più sapere. E l'altra parte che riguarda lei la prende e la butta tutta in un portale definitivo. Cosa crea qui? Allora, con le mani fa così, crea mi viene da dire una boccia trasparente con energia blu intenso, ok? E la fa rotolare sul pavimento del cluster e nel momento in cui raggiunge il pavimento si espande. Altar. Allora, es- non è ricreato completamente, ma quasi, no? Ed è in questo momento impegnato a cercare di cambiare algoritmo, ma ovviamente non riesce. Quindi è come se dovesse scrivere delle formule che poi cancella perché non funzionano, no? E Lela apre il portale definitivo, lo prende e lo butta via. Sta tutto dentro. Ok.
Con queste condizioni, la tartaruga, i due uomini del tempo, l'umanoide, eventuali EDL ci sono ancora? No, Catena dell'amore c'è ancora? no. Questa ossessione per che sia una fiamma, che sia un uomo, Mm, che sia una donna, che sia un cane. C'è anche mm, l'ossessione per mm, i mm. cani. Sì, 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 Molti è padroni proprio di no? cani sono Il ossessionati dal senso loro lì. cane. Mm. I cani sono migliori degli uomini, dicono. Ma. Tavola instabile, c'è ancora? No. Ok. Possibilità, probabilità del trivio, no? Loop, fiamma attuale, cambio fiamma, 1, 2, 3. Percentuale di possibilità con le attuali condizioni del loop. Restare lì, fissa, non fare niente, non cambiare 20%. nulla. Ok. Aspettare solo che quello esca dalla clinica. Bene. Possibilità della strada 2, numero 2. Allora, in questo momento è più 60 la strada 2, quindi mm, che lei quindi esce dal loop e rimane nella sua direzione di lui, mm? Mhm. E l'altra il 20 Chi cambia? e cambia fiamma. Mm. Ok, il che non vuol dire che quella è la strada giusta. Se lei vuole può cambiare la Ah, fiamma. sì, certo, sì, sì, assolutamente. Se lei vuole può rimanere nel loop, è una sua scelta. Certo. Magari la prima non è così, è quella in cui già sta e non sta bene. Mhm, Ok, nel primo caso potrebbero tornare tutte le interferenze che ci aveva già, mhm. mm, perché è loop per loop. Nel caso della fiamma 1 o 2, cioè seconda o terza strada, potrebbero esserci altre interferenze accessorie alla Alla nuova esperienza. nuova esperienza, ma molto probabilmente diverse, più Sì, gestibili, più infatti. usa e getta, Mm. più Kleenex. Mhm. Messaggio di lui a lei. Ho capito. Ora ho capito. E ce la metterò tutta. Ok, quanto può passare tra questa comprensione a livello eterico e la comprensione a livello Matrix? Potrebbe essere istantanea, come potrebbero volerci dei giorni. Ma adesso mi viene tra subito e 10 giorni, con le condizioni di questo preciso momento, poi, ovviamente. La messaggio a chi vuole dell'altra, a se stessa, a Lela, a lui, al cane, Non ho voglia di cambiare vita. A Lela, lo dice. all'attuale compagno, messaggio dell'attuale compagno. Ho capito, devo crescere. Messaggio di Lela a se stessa. Mi fa vedere più che altro un'immagine. È quasi come se volesse dire a tutti, ora voglio pensare a me. Potrei sembrare egoista, che non sono presente, ma in realtà è solo perché ho bisogno di pensare a me. Messaggio di Lela a lui. Facciamo il primo step e poi vediamo come stiamo tra di noi. Vibrazione di Lela.
189 miliardi. Consapevolezza. 207. Oh. Anima. 69. Vite. 1040. Cervello. 9.2. Suscettibilità ipnotica. Mm? 53. 53. Le vite passate con lui che abbiamo analizzato ci sono ancora? Padre figlio. Non ti sento bene. Non ti sentivo più. Non Ci, più ci sono dei cali di connessione. Adesso mi senti? Sì. Sì. Le vite con lui ci sono ancora? O le ha tolte? C'è solo quella dell'alchimia, c'è, l'altra no. Come se alcune potessero essere ancora utili, altre no. Ok. L'immagine del tappeto volante mi ha molto colpito. C'è ancora questa immagine? Sì, perché lei è sopra sul tappeto volante, perché lei ha bisogno di muoversi in fretta, dove vuole, all'istante. Quindi il tappeto è comodo e quindi lei si può spostare nel cosmo suo, nel suo cosmo all'istante, guardando da sopra per scegliere dove andare. Ok. Immagine finale. Prima l'avevi vista all'inizio dietro un vetro, no? E adesso? No, adesso è appunto in alto con questa luce che rappresenta la chiarezza di quello che lei può scegliere. E in questo istante è quasi come se quello che lei può scegliere è anche, cioè scegliendo qualcosa lei sa già quale sua sfida va ad affrontare. C'è sempre il trivio? In questo momento sì, il loop è al 10%. Ma ci sono C'è sempre ancora un solo po', tre c'è. strade molto Sì, probabili. sì. Va bene? Come la vedi lei? Non ti sento? Vuole andare a scegliere No, ripeti tutto perché non ti ho sentito. Ripeti tutto, non ti ho sentito. No. Sì. Non ti sento, adesso ti sento. La vedo appunto su questo mi senti? Vai, sì. Perché io ti sento. Allora, la vedo sul tappeto, ok? Che è lì e che freme, che vuole andare a scegliere il suo prossimo passo. Ok, adesso lei si dà un ultimo messaggio finale, è un oggetto che ha nel palmo della mano, dimmi tu se la destra o la sinistra, lo apre e te lo mostra. Cosa ti mostra? La sinistra e mi fa vedere un cristallo di rocca a forma di piramide, abbastanza lunga. Alta? Ok. Che vuol dire? Con questo mi creo la via, punto la via dove voglio andare. Faccio luce sulla via dove voglio andare, sul sentiero che voglio seguire. Vabbè. Abbiamo finito. Pronto a tornare?